Il pronome o sostituente è una parte variabile del discorso che si usa per sostituire un nome. In questo esempio, ho chiamato Marco, ma lui non ha risposto, il pronome lui sostituisce il nome Marco. In quest'altro, mia figlia viaggia molto, non la vedo da tempo, il pronome la sostituisce il nome figlia. Il pronome può però essere usato anche al posto di altre parti del discorso, come un aggettivo, un verbo, un'intera frase. Esempi: il mare è calmo, speriamo lo sia anche domani. In questa frase l'aggettivo calmo è sostituito dal pronome lo. Sofia aveva mentito, ma la mamma lo capì subito. In quest'altra il verbo aveva mentito è sostituito dal pronome lo. Dove abita Lucia? Non lo so. In questo esempio invece vediamo che l'intera frase dove abita Lucia è sostituita dal pronome lo. La funzione sostitutiva del pronome è importante perché, come abbiamo avuto modo di vedere dagli esempi, consente di evitare la ripetizione del nome o di altre parole, rendendo più scorrevole la comunicazione e le frasi. Nella lingua italiana i pronomi, a seconda del loro significato, si dividono in più categorie. Pronomi personali come io, tu, lei, loro, me, mi, lo, che indicano la persona che parla, la persona a cui si parla, oppure la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. Esempi: io e te partiremo prima dell'alba. Vuole parlare soltanto con me. Pronomi possessivi come mio, mia, tuo, tuoi, vostro, suoi, loro, che specificano a chi appartiene la persona, l'animale o la cosa espressa dal nome che sostituiscono. Esempi: le mie scarpe sono rosse, le tue nere. Il vostro cane è pauroso, il suo è giocherellone. Pronomi dimostrativi e identificativi come questo, quello, ciò, stesso, che denotano l'identità o la posizione nello spazio e nel tempo del nome che sostituiscono. Esempi: questo libro l'ho letto, quello no. Non vogliamo comprare quella giacca, ma questa. Pronomi indefiniti come qualche, nessuno, alcuni, alcuna, parecchi, che forniscono informazioni generiche e imprecise sulla quantità, qualità o identità del nome che sostituiscono. Esempi: alcuni ragazzi urlavano, altri cantavano. Ho bevuto troppo vino, ne hai bevuto troppo anche tu? Pronomi relativi come che, chi, il quale, la quale, che sostituiscono un nome e al contempo mettono in relazione due proposizioni diverse. Esempi: Luigi ha visto Michele che correva nella strada. È questo il ragazzo di cui ti parlavo. Pronomi interrogativi come chi, che, quale, quanto, che introducono una domanda diretta o indiretta sulla qualità, sulla quantità o sull'identità del nome che sostituiscono. Esempi: chi è andata a teatro ieri sera? Che stai cucinando? Pronomi esclamativi come chi, che, quale, che introducono un'esclamazione sulla qualità, quantità o identità del nome che sostituiscono. Esempi: che vedo, chi si rivede. Pronomi numerali come 2, 3, 4, secondo, terzo, quarto, eccetera, che
che precisano la quantità numerica del nome che sostituiscono. Esempi: ho comprato 2 maglie, tu invece 3. Il primo figlio frequenta le scuole medie, il secondo le elementari. Dato che molti pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi, numerali hanno le stesse forme degli aggettivi, è importante ricordare che sono aggettivi quando accompagnano un nome, sono pronomi quando lo sostituiscono. Ad esempio, in questa frase, il mio giardino è piccolo, il tuo è grande, mio è aggettivo perché accompagna il nome giardino, tuo è pronome perché lo sostituisce. Ai pronomi personali e a quelli relativi, invece, non corrispondono aggettivi. In questa video lezione abbiamo parlato in modo sintetico delle diverse tipologie di pronomi. In altre video lezioni ne parliamo invece dettagliatamente. Chi è interessato può visionarle.